È l'ora dell'aperitivo? No, siamo qui per dipingere. Ciao a tutti e benvenuti da Bilalla. In questo video faremo un approfondimento, o meglio una divagazione sugli acquerelli. In questa prima parte vedremo alcuni esempi di sostanze o materie prime che possono essere utilizzate come acquerelli, quindi sarà una sorta di gioco per uscire dagli schemi. Poi nella seconda parte vedremo invece alcuni articoli per belle arti che non sono propriamente degli acquerelli, ma che possono essere acquerellabili e le loro rispettive peculiarità. Quindi partiamo con la prima parte, sicuramente senza prenderci troppo sul serio, ma pronti a divertirci. Allora, io qui ho già preparato alcune ciotoline con delle sostanze che hanno comunque delle colorazioni piuttosto forti e che quindi possono dare una colorazione all'acqua. Teniamoci pronti delle ciotoline che serviranno comunque per dividere i colori, stemperare un po' eventualmente con un po' di acqua. Può andare bene anche un portauovo di ceramica. Poi dovremo avere un po' di carta da cucina come carta assorbente e dei pennelli. E poi un barattolo con un po' di acqua per sciacquare i pennelli. Allora abbiamo le classiche tisane, quindi un tè, un carcadè, una menta, una camomilla, poi abbiamo il caffè, un bicchiere di vino rosso, una barbabietola precotta, quelle che trovate al supermercato sottovuoto, e poi delle spezie. Alcuni elementi come il vino rosso sono stati già ampiamente sperimentati, si possono usare vini diversi che a seconda della tipologia di vitigno e quindi anche della resa del vino, che può essere più o meno corposo, più trasparente o più denso, si possono fare vari tipi di sfumature, quindi ottenere un vero e proprio acquerello molto bello. Allora cominciamo a fare qualche prova su un foglio. Cominciamo con il vino. Ecco, questo è un vino molto leggero, quindi molto trasparente, molto chiaro. Vedete che il succo della barbabietola è subito molto più intenso. Volendo possiamo comunque sempre bagnare ancora il pennello nell'acqua e rendere il colore ancora più leggero e trasparente. Ora asciugo bene il pennello e proviamo a intingerlo invece nel carcadè per rimanere sempre nell'ambito dei colori rossi. Ecco, il carcadè ha più o meno l'intensità della barbabietola, ma vedete che la barbabietola è un po' più violacea, mentre il carcadè tende già un pochino più sul rosa. Il tè invece dà una colorazione piuttosto aranciata. Che però sulla carta prende un colore piuttosto giallino. Ecco, sciacquo bene il pennello per non contaminare i colori uno con l'altro e vedere qual è l'effettiva resa. Allora, il tè alla menta invece chiaramente non viene di colore verde, ma viene un giallo piuttosto intenso. Quindi vediamo come si comporta sulla carta. Allora, l'infuso di menta è abbastanza deludente perché, come vedete,
ha questa tendenza al giallino, ma è quasi invisibile, quindi questo lo escludiamo. Sul giallo abbiamo ancora la camomilla. Proviamo la camomilla. Anche la camomilla è un giallo molto molto blando, quindi come giallo possiamo utilizzare il tè classico. Passiamo invece adesso al caffè. Ecco, il caffè dà sicuramente già una colorazione un po' più intensa. Anche il caffè naturalmente, se lo facciamo più lungo o più ristretto, darà dei risultati un po' diversi. Un'altra idea è quella di utilizzare delle spezie in polvere, quelle molto forti tipo il curry o la paprika, che hanno anche dei colori molto intensi. E queste però bisognerebbe prima fare proprio dei veri e propri decotti, cioè mettere a bollire un po' di questa polvere in un pochino di acqua, in maniera che lasci giù bene il colore, e poi filtrare l'acqua. Ecco, quindi diciamo che fino adesso abbiamo visto quelle che sono le parti, cioè i colori più facili da preparare e anche da avere in casa, e vedete come il colore asciugando cambia. Questo qui era il vino, questo la barbabietola e questo il carcadè. Vedete come variano. Il carcadè addirittura ha preso una colorazione quasi blu, un viola bluastro, mentre la barbabietola ha mantenuto un rosa molto acceso, non più rosso. Il vino è diventato anche questo un violaceo molto chiaro. Naturalmente poi, come d'abitudine si fa con l'acquerello, si possono fare poi più stratificazioni di colore, dove quindi il colore può risultare più intenso o invece più trasparente. Per quanto riguarda invece i colori sul giallo, vediamo che non c'è poi quella grande differenza né fra il tè né fra quello alla menta né la camomilla. L'unico che spicca un po' di più è il caffè. Il caffè che rimane un po' più intenso. Qui vedete degli esempi di dipinti che ho eseguito. I primi due sono con il vino rosso, mentre il terzo è con il succo della barbabietola. Se vi interessa vedere il processo di pittura di due di questi dipinti, vi lascio il link al fondo di questo video. Se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un like e condividetelo sui social con chi ha la vostra stessa passione. Usate i commenti per fare domande o per proporre nuovi argomenti per i prossimi video. E se vi fa piacere continuare a seguirmi, iscrivetevi e cliccate sulla campanella per sapere sempre quando pubblicherò un nuovo video. Grazie per la visione e ciao!